Benvenuti viaggiatori, io sono Flordelis e questo è il mondo delle fate. Come vedete la intro di oggi sarà un pochino diversa, semplicemente perché ho un po' di impegni e un po' di cose da fare in questo periodo e non sono riuscita, non riesco a farvi la intro visiva, quella solita, diciamo, dei soliti video, ma volevo farvi comunque una mini intro per spiegarvi prima della creazione effettiva cosa andremo a fare. Quindi perdonatemi, ma tempistiche fra di lavoro e altre cose non riesco a farvi la video visiva dove mi si vede. Premesse a parte, iniziamo quindi a parlare della creazione che voglio fare oggi. Praticamente in quei giorni che sono stata al mare con mio marito, oltre a quelle bellissime conchiglie che vi ho fatto vedere nel video dove abbiamo realizzato la conchiglia con la balone e la collana con la balone, scusate, e la conchiglia forata, a un certo punto ho trovato questo banchino che aveva tutta una serie di pietre molto belle. E come ben sapete adoro alcune pietre in particolare, tra cui l'ametista, e in questo banchino c'era questa meravigliosa ametista, bellissima, me ne sono innamorata appena l'ho vista, che è praticamente grezza e poi ha questa punta che sembra un pochino più lavorata. Praticamente cosa è successo? Mio marito me l'ha regalata e quindi adesso andremo insieme a realizzare una collana con questa bellissima ametista. Quindi ho pensato di realizzare un set di gioielli, orecchini e collana con l'ametista, proprio per andarmi poi a sistemare questa pietra che poi porterò al collo, perché comunque è un regalo che mi ha fatto mio marito. Quindi questa qua io l'ho trovata appunto a questo mercatino, ma se ne trovano tranquillamente anche su Amazon. Quindi iniziamo questo viaggio insieme, andiamo a prepararci questo set di gioielli in ametista. Allora, eccoci qua. Quindi l'occorrente per andare a realizzare questi gioielli in ametista, penso che alla fine andrò a realizzare magari anche un anello elastico, sono i seguenti. Quindi una pietra grezza, o comunque una pietra, nel mio caso ametista, ma voi potete utilizzare anche la vostra pietra preferita o magari una pietra che vi hanno regalato. Altre tipologie di ametiste, ora vi faccio vedere quelle che andrò a utilizzare. Ne ho di diverse tipe proprio perché mi piacciono tantissimo. Allora, io al momento queste sfere, diciamo perline, passatemi il termine, di ametista. Questa è un'ametista lavanda, quindi è più sui toni più chiari, mentre questa è la classica ametista. Poi l'ametista forata grezza e le chips di ametista. Essendo una delle mie pietre preferite, ne ho veramente tante in tante forme. Poi ovviamente ci occorreranno i ganci per orecchini, del filo di rame e anche magari delle perline a svaroschino un po' più piccole da utilizzare come una specie di distanziatori. E i nostri soliti cerchietti con i fori.
Per tutti i materiali, come sempre, non vi preoccupate, vi lascio qui sotto in descrizione il link affiliato Amazon con tutti i materiali per poter ricreare queste creazioni. Quindi iniziamo! Allora, per prima cosa quindi voglio andare a realizzarmi il ciondolo di quella che poi sarà la mia collana con la nostra ametista che mi ha regalato mio marito. La mia idea è praticamente di tenerla per questo verso qui, quindi la nostra parte della collana sarà di qua. Quindi mi vado a prendere del filo di rame, di quello un po' più spesso. Uso molto il filo di rame perché, a parte è un materiale molto semplice da utilizzare per lavorare, ma soprattutto è un materiale che a me piace tantissimo, vuoi comunque per il colore, anche per come ha poi l'effetto su vari tipi di pietre, ma soprattutto l'effetto finale poi che ha con l'ametista, il contrasto dei colori è bellissimo. Quindi quello che vado a fare quindi la nostra solita asolina, che sarà quindi la nostra parte iniziale, quella dove poi quindi andremo a mettere il gancio, diciamo, della collana, e la vado a posizionare sulla mia pietra. Quindi vado a ingabbiarmi la pietra molto semplicemente, creando sì una sorta di decorazione, ma lasciandola abbastanza visibile. E poi semplicemente mi vado a fermare il tutto molto stretta sull'asola. Faccio la stessa cosa di qua, in questo modo. E poi nella parte che rimane qua su iniziale vado semplicemente a girarla sulla pietra per creare questa sorta appunto di decorazione. Quindi questa me la riporto vicino una volta che ho fatto. Quindi questa sarà la gabbia della nostra ametista. Adesso mi vado a prendere il gancino che mi servirà poi per mettere quindi la collana, lo vado ad inserire all'interno dell'asolina che abbiamo creato. Lo vado a chiudere in questo modo, vado ad inserirmi la catena che poi sarà la mia collana, e vado a chiudere. Quindi questa sarà la collana con la nostra ametista grezza.
molto semplice, molto veloce, ma come vedete è veramente veramente bella. Poi ovviamente io ho utilizzato questa catena perché è una di quelle collane che normalmente porto sempre a collo, quindi è già regolata per stare insieme alle altre collane che ho addosso, quindi ce l'ho già dell'altezza giusta. Ma voi potete tranquillamente andare a utilizzare magari delle collane già pronte, tipo queste, oppure andarvi a tagliare la catena della lunghezza che vi serve, quindi del colore che volete, e realizzarvi la collana. Quindi adesso mettiamo da parte questa e andiamo a realizzare gli orecchini. Per quanto riguarda gli orecchini voglio fare una cosa molto semplice, anche perché comunque come sapete non li porto uguali, voglio andare a realizzare una cosa semplice. Allora, quello che voglio andare a fare è utilizzare quindi l'ametista e utilizzare anche questi praticamente queste perline a forma di uccellini che ho trovato in un kit per Suncatcher. Quindi la prima cosa che andiamo a fare è realizzarci il gancino che ci servirà per poi attaccare la perlina uccellino, diciamo, all'orecchino. Molto semplicemente, perché queste perline purtroppo hanno un piccolo difetto, nel senso, se non si hanno gli anellini grandi non si riesce a inserire l'anellino all'interno del buco della perlina. Però ho già trovato la soluzione, quindi semplicemente vado io a ricrearci una specie di supporto con il filo di rame che poi dopo andrò a unire tramite un anellino poi al mio orecchino. Proprio semplice, e tanto ci serve solo da supporto. Una volta fatto questo ci andiamo a creare quindi la nostra decorazione per l'orecchino. Quindi io in questo caso andrò a utilizzare l'ametista grezza, in questo modo. Mi vado quindi a realizzare l'altro anellino, che sarà quello poi dove andremo ad agganciare il nostro ciondolo, cioè il nostro gancio, scusate, da bigiotteria. Vado a realizzarmi l'altro. A questo punto mi vado a prendere 2 anellini,
e vado a montarmi tutto insieme. Quindi questo sarà il risultato. Guardate che spettacolo di orecchino. Questo sarà l'altro, e adesso semplicemente andiamo a metterci il gancio da bigiotteria. In questo caso lo andrò a mettere sui toni del rame per riprendere comunque anche il rame che abbiamo utilizzato. Quindi mi apro il gancino e vado semplicemente a realizzarmi l'orecchino. E 2. Devo dire mi piacciono tantissimo, soprattutto questo che ha l'uccellino con tutti i colori dell'arcobaleno. Devo dire è veramente sono venuti veramente bellissimi. E adesso ci dedichiamo quindi all'ultimo pezzo, che è l'anellino. Per quanto riguarda l'anellino, il procedimento è molto semplice e ormai lo conoscete anche abbastanza bene. Quindi vado a realizzarmi i 2 nodini iniziali. In questo caso andrò a utilizzare le chips, perché le ho già utilizzate per realizzare altri anelli e sono la cosa migliore, soprattutto quando sono piccole così. Vado proprio a realizzarmi un anello interamente fatto con le chips di ametista, in questo caso senza distanziatori, senza perline nel mezzo, proprio puro ametista e basta. Mi prendo la misura, quindi siamo arrivati al punto della perlina centrale. Quindi in questo caso, quando arriviamo al punto della perlina centrale, vado a inserire delle perline a svaroschino, e qui in questo caso voglio andare a mettere, sono riuscita a trovare comunque dei pezzettini più piccoli di questa ametista grezza, quindi al centro voglio andarci a mettere quella. Ora vedo quale ci sta meglio, perché comunque non essendo completamente tonda ma grezza voglio capire quale che ci sta meglio come misure. Questa è perfetta, quindi mi faccio ripassare il filo nel buco
in questo modo qui. Guardate già l'effetto che ha, è bellissimo, cioè guardate già l'effetto che fa, cioè spettacolare. E vado quindi a finirmi di creare il mio anello. E quindi questo sarà il nostro anello con l'ametista grezza al centro. È venuto veramente bello, mi piace tantissimo. Adesso, come sempre, ripulisco tutto e vi faccio vedere tutti i lavori una volta terminati. Ed eccoli qua quindi i nostri gioielli con l'ametista. Devo dire, mi piacciono tantissimo, sono venuti veramente bene, soprattutto questi orecchini con le perline. Devo dire, hanno superato di gran lunga le mie aspettative. Questo è l'anello, quindi tutto interamente fatto con l'ametista. La nostra stupenda ametista grezza ingabbiata nel rame. E i nostri orecchini con gli uccellini e l'ametista. Devo dire, mi piacciono veramente tanto, e questo sicuramente sarà un set che magari non tutto insieme, ma userò spesso perché sono venuti veramente bene, mi piacciono tantissimo. E devo dire che sono riuscita, cioè mi piace come è venuto fuori il lavoro e come ho reso omaggio comunque a questa meravigliosa pietra che è l'ametista, che è un mio amore da tanto tempo. Io spero che questi gioielli vi siano piaciuti. Se volete ricreare anche voi questi gioielli con l'ametista, vi lascio come sempre qui sotto in descrizione il link affiliato Amazon con tutti i materiali per poter ricreare questi gioielli. Se magari siete interessati e volete e vi piace avere dei gioielli a tema con determinati tipi di pietre, fatemelo sapere, così magari realizzeremo altri set, che ne so, ad esempio magari con la labradorite o con l'agata, proprio la serie gioielli a tema con le pietre. Detto questo, ci vediamo nel prossimo viaggio, viaggiatori.